Quando vedo un giocatore e me ne innamoro cestisticamente parlando, me ne rimane impressa l'immagine e quell'immagine non rimane solo per l'uomo che vedo, ma soprattutto dalla maglia che indossa. Detto questo, cominciamo. «19 giugno 1978. A Würzburg, un paesino dell'Alta Baviera, nasce Dirk Nowitzki, in una famiglia di sportivi, passando quindi la sua gioventù a praticare diversi tipi di sport. A 13 anni era già altissimo e veniva anche preso in giro per questa altezza così spropositata per un ragazzino. Iniziò a dedicarsi allora al basket nella squadra del suo paese, i Raggi X di Würzburg. Sì, perché proprio lì, a fine 1800, Wilhelm Conrad Röntgen ha scoperto la radiazione elettromagnetica nell'intervallo di frequenza, i raggi X appunto. Un giorno, all'età di 16 anni, quando militava nella squadra juniores, lo nota un certo Holger Geschwinder, capitano della nazionale tedesca alle Olimpiadi di Monaco 72, e vede, anzi, prevede qualcosa in quel ragazzo smilzo ed inoccolato. Lo prende e fa qualcosa per cui sia Nowitzki che tutti noi dovremo ringraziarlo a vita. Lo prepara con allenamenti personalizzati, ma per niente canonici. Dirk non vede quasi mai la palla, si allena nella scherma e nell'aerobica. Quando la vede, prova tiri in equilibrio precario, da posizioni impossibili, anche in spaccata. Queste sono le uniche notizie dei suoi allenamenti alla Daniel San di Karate Kid, ma quello che è certo è che non c'è mai stato in tutta la NBA un giocatore di 2,13 a tirare così bene. Un fadeaway immarcabile che mai nessuno è riuscito a bloccare e soprattutto che quasi mai ha mancato il bersaglio. Come detto, gli allenamenti di Geschwinder Miyagi funzionano tanto che a 18 anni Dirk viene chiamato per una partita dimostrativa della Nike con i campioni NBA e come prima cosa schiaccia in testa a Barkley, che ricorda bene quel primo incontro. When I met Dirk Nowitzki, he was 18 years old. We were playing in an exhibition in Germany, and he scored 26 the first half on me. And I said, son, who the hell are you? Era decisamente arrivato il momento di provarci. Nona scelta dei Milwaukee Bucks al draft 1998. Subito dopo viene dirottato a Dallas per non andare più da nessun'altra parte. Il primo anno però fatica a prendere i ritmi americani, ma l'allenatore Don Nelson vede in lui quello che aveva visto Geschwinder e continua a puntare sul tedescone. Non ne rimarrà deluso. Con Nash e Finlay forma un Big Three eccezionale, ma purtroppo le loro strade si separano prima di raggiungere qualsiasi obiettivo ed invece quello diventa il momento propizio per l'assalto al titolo. Dirk inizia a far segnare prestazioni strabilianti, come quel giorno contro gli Houston Rockets, dove fa segnare il suo career high di 53 punti in una sfida 1 contro 1 con Tracy McGrady, che ne metterà 48. Poi c'è la stagione 2005-2006, stagione in cui l'immagine dell'uomo con quella maglia si è insinuata indelebilmente nella mia memoria. I Mavs arrivano primi in regular season e sono quindi i favoriti alle finals, contro i Miami Heat di Shaquille O'Neal e soprattutto di un giovane Dwayne Wade. Vincono le prime due in casa. È tutto apparecchiato per mettere in tavola il trofeo. Gara 3 a Miami, sono avanti di 13 punti a 7 minuti dalla fine, ma Wade la recupera praticamente da solo. I Mavericks non ne vinceranno più una. Dirk è incredulo. La sconfitta scotta troppo, c'è bisogno di pensare. Quell'estate si reca presso la roccia di Uluru, nota come Iris Rock, una roccia situata nel mezzo del deserto australiano, con la prima cittadina a 450 km di distanza, a un'altezza di 380 metri, ma soprattutto si distende per ben 7.000 metri sotto la crosta terrestre. Quel luogo mistico e pieno di spiritualità lo tocca nel profondo. Quando torna dice di essere cambiato e di avere ben chiari gli obiettivi e quello che deve fare. Ci riuscirà? In effetti le premesse sembrano dire di sì. La stagione seguente è l'MVP della regular season, il primo europeo a ricevere questo prestigioso premio. Dallas è testa di serie ai playoff, ma esce incredibilmente al primo turno con i Warriors del We Believe e di quel Don Nelson che era come un secondo padre per Dirk. È un'altra dura botta, da KO, ma qualcosa è davvero cambiato in lui.
è sottoterra, ma come la roccia di Uluru è da lì che deve cominciare la risalita. Sa che non deve smettere di lottare e non lo fa. Dopo un paio di stagioni in cui si avvicina e basta, arriva il 2010-2011. Quell'anno non sono loro i favoriti. Ci sono gli Oklahoma City Thunder di Kevin Durant, ma Dirk tira fuori una prestazione da 48 punti in gara 1 e porta i Mavs alla vittoria della finale della Western Conference. In quel momento si capisce quanto sia focalizzato sull'obiettivo. Mentre tutti continuano i festeggiamenti, lui va negli spogliatoi perché quella non è la vittoria che vuole lui. Il suo obiettivo è un altro. Ma davanti a quell'obiettivo ci sono dei mostri come Chris Bosh, LeBron James e quel Dwayne Wade che, con tutti i Miami Heat, è anche un suo mostro del passato. Sono loro i favoriti. Infatti vincono gara 1 e sembra tutto scritto, ma per diventare leggenda ci sono dei momenti cruciali e in quelle finals ce ne sono stati 2. Il primo è in gara 2 con Miami che è davanti di 15, ma i Mavericks recuperano e Dirk mette la tripla che a pochi secondi dalla fine sembra sancire la vittoria dei texani. Ma nel ribaltamento si dimenticano di difendere e Miami pareggia la partita. Tutto sembra portare all'overtime e con i giocatori che a Miami non è mai una cosa tranquilla. Dirk sa che deve chiuderla. Bosh difende su di lui e aspetta, come tutti, il fade away e invece il tedescone entra e appoggia semplicemente al vetro. Dallas ora sa che può battere i Big Three. Il secondo momento topico è in gara 4 a Dallas. I Mavericks sono sotto 2-1. Proprio ora che è il momento decisivo si sveglia la mattina della partita con la febbre. Sembra una congiura e allora bisogna scongiurare questa apparente sfortuna. Gioca una gara esemplare, come Jordan nel 97 ha il suo flu game e segna i 2 punti che regalano la vittoria a Dallas. Le altre 2 gare sono la normale conseguenza dei suoi sforzi e alla sirena di gara 6 va ancora via subito, ma questa volta non per rabbia o perché è concentrato su qualcos'altro, ma dall'emozione. Deve interiorizzare il fatto di aver raggiunto finalmente quel punto che ha rincorso con tanta fatica e con davanti 1000 ostacoli. Ma è riuscito a superarli tutti. Gli ultimi anni serviranno per aumentare la sua leggenda. Supera i 30.000 punti. È il 6º miglior marcatore di tutta la storia. Primo tra gli stranieri. 41 il suo numero, 21 gli anni di carriera e 1 la squadra in cui ha giocato. Si è guadagnato il vero rispetto di un mondo che non te lo dà così facilmente, neanche se vinci un titolo, ma solo se te lo meriti per quello che hai dato in campo e fuori. Mentre a noi rimarrà indelebile l'immagine di un signore che aveva la maglia blu con la scritta Dallas davanti e un 41 dietro. Era un tedescone di nome Dirk Nowitzki, il meraviglioso Dirk. O, per tutti, Wunder Dirk.